Ciao a tutti. I narcisisti sono individui caratterizzati da un'elevata preoccupazione per il proprio sé, un eccessivo bisogno di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Tale tratto distintivo della personalità narcisistica può manifestarsi in diversi contesti, come le relazioni interpersonali, il lavoro e la sfera sociale. Una delle caratteristiche più evidenti dei soggetti di matrice narcisistica è la tendenza a non parlare mai delle proprie emozioni in modo autentico e profondo. Questo comportamento può essere complesso e influenzato da vari fattori psicologici, sociali e culturali. Per comprendere meglio per quale motivo i narcisi evitano di parlare delle proprie emozioni, è utile esaminare alcune delle dinamiche sottostanti a tale atteggiamento. I narcisisti temono di essere percepiti come persone deboli o vulnerabili, poiché considerano la vulnerabilità come un segno di debolezza e preferiscono mantenere un'immagine di forza e di controllo. Esprimere le proprie emozioni potrebbe essere interpretato come una forma di fragilità, quindi evitano di farlo per proteggere la propria immagine di sé. Gli individui con disturbo narcisistico di personalità hanno la necessità di controllare le situazioni e le persone intorno a loro. Parlare delle proprie emozioni potrebbe significare perdere parte di questo controllo, poiché renderebbe gli altri consapevoli dei loro sentimenti e delle loro immense vulnerabilità. Di conseguenza, scelgono di mantenere un certo grado di distacco emotivo per preservare il senso di potere e di dominio. Nonostante hanno la capacità di essere emotivamente reattivi, i narcisisti mancano di consapevolezza emotiva, cioè della facoltà di riconoscere, di comprendere e di regolare le proprie emozioni in modo alquanto sano. Tale mancanza di consapevolezza emotiva può renderli incapaci di identificare e di esprimere le proprie emozioni in modo adeguato. Nei casi più gravi, il narcisismo può assumere una forma patologica che rende estremamente difficile per l'individuo connettersi emotivamente con gli altri. I narcisisti patologici sono così concentrati sul proprio sé e sulla ricerca di gratificazione personale che le esigenze emotive altrui vengono completamente trascurate. Di conseguenza non si preoccupano minimamente di parlare delle proprie emozioni o di quelle delle altre persone. Per i narcisi l'immagine di sé è di primaria importanza. Essi dedicano molto tempo e sforzi a mantenere un'immagine positiva di sé agli occhi degli altri e possono essere eccessivamente preoccupati per ciò che le persone pensano di loro. Esprimere emozioni potrebbe minacciare questa immagine idealizzata, quindi preferiscono evitare di farlo per proteggere la propria reputazione. Tale atteggiamento è sicuramente dannoso per le relazioni interpersonali e per il benessere emotivo dell'individuo, poiché impedisce loro di connettersi in modo autentico con gli altri e di affrontare i propri sentimenti in modo costruttivo. Ma scopriamo quali sono i pensieri che potrebbero attraversare la mente del narcisista mentre nasconde le proprie emozioni. Mostrare le mie emozioni potrebbe essere percepito come una debolezza. Devo mantenere un'immagine di forza e di controllo. Se gli altri si accorgono che sono vulnerabile, potrebbero approfittarsene o giudicarmi negativamente. Meglio tenere tutto per me. Le mie emozioni sono assolutamente personali, le persone non hanno bisogno di sapere cosa provo realmente. Non voglio dare agli altri il potere di ferirmi, è meglio tenere tutto dentro. Le mie emozioni sono così complesse e profonde che nessuno riuscirebbe a comprenderle. È meglio non dire nulla. Ho paura che se mostro le mie emozioni potrei perdere il controllo della situazione. È meglio tenere le mie reazioni sotto controllo. Se le persone percepiscono che sono triste o vulnerabile, potrebbero non rispettarmi più come un leader o come una figura di autorità. Le mie emozioni sono solo un riflesso temporaneo di ciò che sto vivendo. Non voglio essere definito come un individuo qualunque.
Le mie emozioni sono solo mie e non desidero condividerle con gli altri. Non voglio che mi giudichino o che mi usino per i loro fini. Le mie emozioni sono un punto debole che devo nascondere per proteggere me stesso e mantenere il mio status sociale. Le mie emozioni non sono importanti quanto la mia immagine agli occhi degli altri. Esprimere le mie emozioni potrebbe nuocermi. È meglio mantenere una certa distanza emotiva. Se mostro le mie emozioni potrei apparire vulnerabile e perdere il rispetto o l'ammirazione degli altri. Esprimere le mie emozioni potrebbe significare ammettere che ho bisogno di qualcun altro per confortarmi e questo è veramente inaccettabile. Se qualcuno percepisce che sono triste o arrabbiato, potrebbe approfittarne per manipolarmi. Mostrare le mie emozioni potrebbe compromettere la mia reputazione di persona forte e resiliente. È meglio mantenere l'immagine di controllo. Nascondere le mie emozioni mi permette di mantenere il potere e l'indipendenza nelle relazioni interpersonali. Le mie emozioni sono solo un dettaglio insignificante della mia esistenza. È meglio concentrarsi sul mio successo e sul mio prestigio sociale. Tutto ciò fa comprendere quanto sia grave il disturbo narcisistico di personalità ed esserne consapevoli può aiutare a prendere le distanze da tali individui tossici e pericolosi. Sì, può essere estremamente difficile uscire da una relazione con un soggetto narcisista. Tanto è vero che queste persone sono molto abili nel manipolare gli altri per mantenere il controllo e il dominio. All'inizio della relazione sono molto carismatiche e affascinanti, ma con il passare del tempo mostrano il loro vero egoismo e la loro mancanza di empatia. Giocano con le emozioni delle persone che hanno intorno, rendendole dipendenti e insicure di se stesse. Tutto ciò può portare la vittima a sentirsi intrappolata nella relazione e incapace di rompere il legame, anche se capisce che non è un rapporto di coppia sano. È importante ricordare che uscire da una relazione tossica è possibile, ma richiede tempo, sostegno e lavoro su se stessi per guarire dalle ferite emotive causate da questa esperienza. È fondamentale cercare aiuto da professionisti del settore per affrontare e superare i danni emotivi causati da una relazione con il narcisista. Soprattutto è importante ricordare che la tua salute mentale e il tuo benessere sono prioritari e che meriti di essere rispettata e amata in modo genuino. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.